sono Ilaria, la vostra insegnante di italiano. In questa nuova lezione vedremo gli articoli determinativi e i nomi italiani. Siete pronti? Cominciamo! In italiano è molto importante la concordanza. Per questo motivo, se vogliamo tradurre l'articolo inglese the, avremo più di un articolo determinativo. Vediamoli insieme. La, le, il, lo, i e gli. Ora vediamo questi articoli uno alla volta, così capiremo meglio come utilizzarli. È molto semplice utilizzare gli articoli determinativi femminili. Ce ne sono solo due, uno per il singolare e uno per il plurale. La è utilizzato davanti a tutte le parole singolari e femminili. Per esempio, la mamma, la festa, la sedia. Il suo corrispettivo plurale è le. Quindi, se vogliamo usare questo le, lo useremo davanti a tutte le parole femminili plurali. Per esempio, le mamme, le feste, le sedie. Gli articoli maschili sono poco più difficili perché, come abbiamo notato prima, ce ne sono molti. Vediamo allora insieme come utilizzarli e quando utilizzarli. In generale, la maggior parte delle volte useremo il davanti alla maggior parte delle parole maschili e singolari. Per esempio, il gatto, il posto, il castello. Il corrispettivo plurale di il è i, quindi la maggior parte delle volte, quando ci troviamo davanti parole maschili e plurali, useremo i. Per esempio, i gatti, i posti, i castelli. Ma come abbiamo visto, in italiano abbiamo più articoli maschili. Abbiamo anche lo e il suo corrispettivo plurale gli. Ora, quando usiamo questi due articoli? Usiamo questi due articoli quando abbiamo delle parole che cominciano con le seguenti lettere: GN, S più consonante, Z, PS e vocali. Vediamo qualche esempio. Lo zaino, lo gnocco, lo stilista. Useremo gli per il plurale e vediamo come. Gli zaini, gli gnocchi, gli stilisti. Bene, penso che in generale sia piuttosto facile, dovete solo fare un po' di pratica e quindi ora è arrivato il momento di esercitarvi con me. Ora vi dirò una serie di nomi e dovrete inserire l'articolo corretto. Siete pronti? Palla, la palla. Psicologo, lo psicologo. Biscotto, il biscotto. Maestre, le maestre. Bambini,
sportivo, lo sportivo. Probabilmente avrete già notato come in italiano sia importante l'accordo. L'accordo deve essere sempre mantenuto, non solo tra articolo e nome, ma anche tra aggettivo, con alcuni verbi e così via. Ora, guardiamo insieme questo schema per capire bene come funzionano i nomi in italiano. Come potete vedere, le finali dei nomi italiani sono molto importanti. In generale, i nomi femminili singolari terminano con la lettera A. I nomi femminili plurali terminano con la lettera E. I nomi maschili singolari terminano con la lettera O e i nomi maschili plurali terminano con la lettera I. Alcune parole femminili singolari sono pizza, lettera. Al plurale diventeranno pizze, lettere. Vediamo ora alcuni nomi maschili e singolari. Cerchio, treno. Al plurale diventeranno cerchi, treni. Vi mostrerò ora alcune frasi che vi fanno capire come mantenere l'accordo in italiano. Eccole. La pizza è buona. Come potete vedere c'è la, articolo femminile singolare, poi pizza, un nome femminile e singolare, e anche l'aggettivo buona concorda perché finisce con la A ed è femminile e singolare. Andiamo oltre. La lettera è lunga. Anche qui stessa cosa. C'è una concordanza tra le varie parti del discorso, quindi tra le varie parti della frase. Al plurale, usando queste stesse frasi, avremo le pizze sono buone e qui potete vedere che tutto è al femminile plurale. Le, articolo femminile plurale, pizze, un nome femminile e plurale, e anche qui l'aggettivo è al plurale perché finisce con la E. L'altro esempio, le lettere sono lunghe. Stessa identica cosa. Vediamo ora alcune frasi con alcune parole maschili. Il cerchio è perfetto. Come potete vedere anche qui, il, articolo maschile singolare. Cerchio, un nome maschile e singolare perché termina con la lettera O. E poi perfetto, l'aggettivo che termina con la lettera O e quindi ci fa capire che è un aggettivo maschile e singolare. Oppure un altro esempio, il treno è pieno. Anche qui stesso schema che viene mantenuto. Se vogliamo trasformare queste frasi al plurale avremo i cerchi sono perfetti e qui tutto viene trasformato al maschile e plurale, quindi i, l'articolo maschile plurale, cerchi, come abbiamo visto prima, le parole maschili in genere terminano con la lettera I. Sono è il verbo che viene trasformato al plurale, perfetti, anche qui c'è questa concordanza che continua sempre. E poi l'altra frase, l'ultima frase, i treni sono pieni. Stesso schema della frase precedente che viene ripetuto. Bene, spero che finora sia tutto chiaro.
e voglio mettervi di nuovo alla prova proprio per controllare. Vi darò l'articolo, l'iniziale della parola e voi dovrete inserire la finale corretta. Siete pronti? Cominciamo. I figli. I figli. Le tazze. Le tazze. Il casco. Il casco. Lo zoccolo. Lo zoccolo. Gli stivali. Gli stivali. La scarpa. La scarpa. I bicchieri. I bicchieri. Il naso. Il naso. Bravissimi! Se la maggior parte dei nomi seguono quelle regole che abbiamo visto prima e quindi quelle specifiche finali, ci sono alcuni nomi che terminano invece con la lettera E questi nomi possono essere sia maschili sia femminili. Vediamo alcuni esempi insieme. Alcuni nomi femminili sono stagione, fame, stazione, moglie, canzone. Ovviamente, essendo tutti nomi femminili, hanno davanti l'articolo la. Vediamo ora alcuni nomi maschili. Presidente, ponte, mese, mare, piede. Questi, come abbiamo detto, sono tutti nomi maschili e davanti avranno sempre l'articolo maschile, quindi il. Tutti questi nomi che terminano con la lettera E che abbiamo detto possono essere sia maschili sia femminili, al plurale termineranno sempre con la lettera I. Quindi che cosa faremo? Trasformeremo semplicemente, cioè cambieremo semplicemente l'articolo dall'A all'E per i nomi femminili e aggiungeremo la I, oppure per i nomi maschili trasformeremo l'articolo singolare in plurale e aggiungeremo ugualmente la I. Vediamo alcuni esempi. Le stazioni, le mogli, i presidenti, i ponti. Bene, spero che finora sia tutto chiaro. Ciao e alla prossima!